Mi chiamo Stefano Bottoni, ho avuto il piacere di inventarmi un'idea mai presentata prima, in un contesto dove 32, ma un po' di più anni fa, di Ferrara Basket Festival nessuno ne sapeva nulla, perché non c'era una cultura della musica fatta in strada. Sono Rebecca Bottoni, da pochi mesi presidente del Ferrara Baskers Festival, e il Ferrara Baskers Festival credo che sia l'evento più grande del mondo, non tanto perché mi interessi la quantità, ma mi interessa la qualità. E i baskers sono coloro che suonano per strada, quindi hanno una forte dose di coraggio, mi piace sottolinearlo, e soprattutto si nutrono semplicemente del proprio cappello. Questa è l'altra caratteristica che ultimamente il pubblico forse sta dimenticando. In realtà ciò che ti fa baskers è proprio il cappello davanti a te. Mi disse il sindaco: non troverai mai nessuno, frase che ricordo molto bene, non troverai mai nessuno che venga giù a Ferrara a cantare senza essere pagato. E invece dura l'ex sed l'ex, cioè viaggio, vitto e alloggio, e in più puoi fare cappello. Che mi disse: cosa vuol dire fare cappello? La magia del cappello è qualcosa che è assolutamente all'opposto della carità, anche se il gesto potrebbe apparire lo stesso. È un riconoscimento di un'arte. Se decido di dare una moneta, vuol dire che dalla mia postazione il tragitto fino al cappello è quello che mi emoziona. Roberto ho visto che creava cappelli e quindi a volte le cose qua accadono quasi da sole. Io non credo nel caso, ma credo nel destino. E allora gli ho mandato una mail molto strana dicendo che io organizzavo il Ferrara Baskets Festival, lui faceva cappelli e io qualche vicinanza la trovavo. Lui, essendo matto come me, ha detto sì. Roberto Lucchi è sicuramente un ragazzo giovane di 24 anni, un creativo, credo di potermi definire così. Il mestiere del cappellaio è senza dubbio un artigiano che crea dei cappelli a mano. Si tratta di esprimere se stessi attraverso la propria visione stilistica del cappello, ma anche riuscire a far esprimere quello che ha dentro il cliente per avere il suo oggetto personalizzato. Il cappellaio oggi deve cercare proprio di esprimere se stessi e gli altri attraverso un singolo pezzo. Ogni baskers invitato deve avere il suo cappello personalizzato, deve averlo perché renderà in qualche modo migliore la sua performance, e quindi abbiamo detto facciamolo e lo stiamo facendo. Quindi in totale noi stiamo facendo 20 cappelli per i 20 gruppi invitati. Ad ogni gruppo assegnerò un cappello a seconda di quello che credo sia il loro stile. Guarderò le loro performance, il loro stile appunto, il loro vestiario, il loro background, e svilupperò un cappello adatto per loro. Siamo Mattia e Mara di Altro Sguardo, questo è il nostro laboratorio. Abbiamo conosciuto Roberto circa un annetto fa e abbiamo pensato che fin da subito che sarebbe stato interessante sviluppare una collaborazione. E da qui è nata l'idea appunto di collaborare per questo progetto del Basker Festival di quest'anno, creando degli accessori personalizzati a tema musicale proprio per il festival. Abbiamo pensato di creare delle piccole sculturine che saranno in legno e metallo, tema musicale, quindi saranno strumenti, note e altre cose che ricordano la musica e il festival e che appunto andranno ad impreziosire ancora di più quello che è il prodotto artigianale di Roberto. Sono veramente molto felice di questa collaborazione perché ha dato importanza a un oggetto che potrebbe sembrare banale, un po' come il baskets. Un musicista di strada potrebbe non essere visto e invece è considerato. Ecco, questa linea sottile è ciò che ti fa di un qualche cosa diventare arte. Ecco, noi stiamo lavorando per questo. Fino a pochi anni fa il musicista di strada, e non è un problema dirlo,
era nominato come, era titolato come un vagabondo, era chi non ha altro da fare. Non entro in altri termini molto pesanti che allora usavano, mio malgrado e nostro malgrado. Poi tutto un tratto, quindi c'è questo aspetto antisociale, tutto un tratto alcuni anni fa da musicisti non riconosciuti sono passati a veri artisti di strada, cioè ad essere passato qualcosa a mia insaputa, dove fino a un certo punto, e vado giù leggermente pesante, non è un problema perché allora erano così, erano considerati dei mendicanti. Allora la persona che vi sta parlando si è trovata in una situazione dove io presentavo al sindaco dell'87 un progetto che si chiamava Ferrara Basket Festival, quando c'erano delle leggi di polizia urbana che vietavano di suonare per strada. E quindi io, come dire, privilegiato lo ero e privilegiato lo sono ancora. Le mie influenze non derivano dalla moda, ma bensì dalla musica. Per questo che il discorso Buskers mi ha affascinato fin da subito e, oltre ad essere stato sempre un fan del progetto, averlo visto tutti gli anni, perché nasco come musicista e il mio progetto, il mio piano, il mio obiettivo era sempre stato quello di essere un musicista, passare per la strada e diventare poi, chissà, il musicista famoso che tutti... La strada era super tortuosa e quindi io auguro un in bocca al lupo a tutti i buskers. Credo che sia bellissimo quello che fanno e se riescono a farlo per vivere, io ho solo tantissima stima per queste persone, perché la musica ad oggi è davvero un ambiente molto difficile, molto spinoso e perciò riuscire ad esprimersi è importante. Quindi ho traslato dalla musica, dall'espressione attraverso la musica, con l'espressione attraverso la mia visione del cappello. Io per i musicisti ci sono sempre stato e sempre ci sarò. Infatti, quello che è il titolo del mio progetto è Hats, cappelli, and Art, arte musicale soprattutto. La maggior parte delle mie collaborazioni sono con artisti musicali, anche di un certo calibro, perciò viva la musica. Allora io da piccola, soprattutto nella fase adolescenziale, non mi piaceva il festival, perché forse mi privava di una estate con i miei genitori, quindi in realtà ho avuto proprio un momento in cui non volevo viverlo e quindi 15-16 anni lo snobbavo, ero obbligata a starci ma lo snobbavo. E poi a un certo punto questo sentimento si è sviluppato all'opposto e ho conosciuto tantissimi musicisti di tantissimi paesi differenti, ho le foto in casa da piccola proprio con queste persone e mi rendo conto che da quello che doveva essere una piccola rassegna, forse biennale, mi ha permesso di aprirmi proprio la mente fin da piccola. Ho scoperto, ho conosciuto questi musicisti, le loro storie e ce ne sono alcune che mi rimangono proprio nel cuore anche quando vado nei posti, che non è possibile andare in qualsiasi posto del mondo senza che ci sia un qualcuno che conosci perché è stato al festival. Questo è quasi magico e ancora non me ne rendo conto, quindi sì, se emoziona me, spero che emozioni anche il pubblico. Nel 1988 in Danimarca era stata organizzata la tournée di Bruce Springsteen, parliamo dell'88, quindi 32 anni fa. E nella stessa settimana, quindi anche magica la storia, noi organizzavamo e facevamo il primo festival di musicisti di strada. Il boss del New Jersey, in una strada del centro storico di Copenaghen, suonava le sue canzoni insieme a un busker danese, per cui qualcuno me deve spiegare se era scritto da qualche parte dove noi a Ferrara e Bruce Springsteen faceva il busker a Copenaghen nella stessa settimana. Beh, allora qualcuno dice, allora che cosa ti serve una chitarra? La chitarra è come questa che mia madre mi regalò se riuscivo ad andare bene in matematica, e mi regalò questa chitarra, ed è una chitarra che se accordata suona divinamente, perché attraverso questa chitarra, e non è un'infatuazione che mi sono montato perché così, in effetti senza questa chitarra
magica, non sarei qui davanti a voi e con queste telecamere fantastiche. E con gli occhi del dopo io ti vengo a cercare, poi in silenzio la rido per quelli che escludono di essere normali. E con gli occhi di sempre incomincio a pensare di averti trovato, incominciato a trovare. Se ne resta da solo, rimane un uomo alla mano. Quando viaggia da solo, non si sente